Ciao raga, qui Paolo HJustice, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo ad analizzare la versione FTK del deck Gaia. Il deck, creato con il mio compagno di team Indian Girl 96, consente di FTKare giocando solo 3 mostri, addabili anche di arte, e l'FTK è abbastanza frequente. L'unico problema del mazzo è il Curibosfera. Passando alla build, la build è composta di 20 carte, semplicemente per vedere soltanto carte utili. La skill card invece è Cavaliere della Leggenda, e da qui che ho dato il nome al deck, perché Gaia e la skill card mi hanno ricordato El Cid, che è stato un famoso condottiero e cavaliere medievale spagnolo. Comunque, tornando seri, gioco solo 3 Gaia, perché per FTKare non abbiamo bisogno di altri mostri. Curibio e altre difese sono futili, data la strategia del deck. Gaia entra sostanzialmente gratis, senza offrire mostri con tributo, e come dice la skill card, infligge attacco perforante quando combatte contro un mostro in posizione di difesa. Inoltre ci permette anche di pescare 2 carte e dopo scartare una carta tra quelle che abbiamo pescato e che abbiamo in mano. Lo svantaggio della skill card è che purtroppo non possiamo attivare le carte settate che abbiamo appunto nella zona magia e trappola quando appunto controlliamo un Gaia. Anche se nel nostro caso sostanzialmente non sarà un side effect su cui ci dobbiamo troppo preoccupare. Ai fini della costruzione del deck, inoltre, mi sono basato sui calcoli della probabilità, quindi per non rendere pesante questo video mi limito solo a dirvi che, partendo per secondi, abbiamo circa l'87% di chance di avere almeno un Gaia in mano, quindi considerando i 3 Gaia e le 3 arti. In descrizione chiaramente vi lascio anche il sito che ho utilizzato, che ho trovato molto utile ed intuitivo, e mi ha permesso inoltre di risparmiare molto tempo per fare i calcoli statistici. 3 spade, perché ci permettono di FTKare. Raddoppiamo le statistiche di Gaia quando combattiamo anche con un mostro. Quindi la spada sostanzialmente in sinergia a potere del mago o lo scudo ci permettono di avere un Gaia di 5600 in attacco, e qualora controlliamo quindi spada e potere del mago, invece se controlliamo un'altra magia, Gaia avrà ben 6100 in attacco. Il massimo quindi che il nostro Gaia potrà avere in attacco sarà di 7600, quindi considerata la combo con spada, doppio potere del mago, che aumenta appunto le statistiche di 1500 di Gaia, quindi 1500 e 1500 ciascun potere del mago. I lati negativi della spada sono che purtroppo non si può controllare un altro mostro oltre a quello a cui è stata equipaggiata la spada, o meglio lo si può controllare, ma in questo caso la spada potrà essere, o meglio dovrà essere mandata al cimitero, e possiamo chiaramente quindi controllare soltanto una spada. Per quanto riguarda il triplo potere del mago, 3 potere del mago, perché ci permette di incrementare fino a 1500 le statistiche di Gaia, e considerando che giochiamo sostanzialmente solo con un mostro alla volta, l'ho anche preferito a United We Stand, perché per chi non lo sapesse ricordo nuovamente che il potere del mago stesso in ogni caso conta come carta magia, quindi nel peggiore dei casi Gaia guadagnerà soltanto 500 punti in attacco e in difesa. Soltanto 2 scudo, perché reputo più utile potere del mago, perché come dicevo prima può potenziare sia attacco che difesa, a differenza di scudo che andrà a aumentare soltanto di 1000 l'attacco, ma in compenso ci permette di non subire danno da combattimento da attacchi appunto che coinvolgono Gaia.
quindi in questo caso nel caso di mirror wall o shrink andiamo a limitare i danni. Triple Art perché semplicemente dobbiamo vedere immediatamente Gaia, e 3 Night Beam e 3 cicloni perché ci consentono, scusate, di FTKare. Utilizzo inoltre i cicloni piuttosto che il nobiluomo e lo sterminio per il semplice fatto che consente di rimuovere anche le carte scoperte, quindi nel caso di Union, ad esempio se l'avversario controlla Y con X equipaggiato, avrà 2100 in attacco e ben 2200 in difesa. Adesso se noi controlliamo Gaia con equipaggiata spada, potere del mago o scudo, in questo caso possiamo vincere attivando ciclone, ma chiaramente se abbiamo un nobiluomo e lo sterminio non possiamo vincere. Inoltre ricordo che basta avere anche Gaia più la spada più il potere del mago o lo scudo per pompare fino a 5600 l'attacco di Gaia e vincere se andiamo ad attaccare un mostro con statistiche fino a 1600. Per quanto riguarda il side deck, 3 Book of Moon semplicemente per andare a coprire un eventuale Ter se è noto che l'avversario gioca Waking, e invece doppio nobiluomo e lo sterminio e mono scudo per adattare qualche piccolo ritocco al deck a seconda delle esigenze. L'extra deck è completamente a caso, ho inserito questi soltanto perché sono fighi. Con questo deck sono arrivato nono al torneo di Curse-Off di sabato scorso, facendo 3-2 e perdendo soltanto contro i miei compagni team, Frisqui che poi ha perso in finale e Indian Girl che ha perso in top 8 dopo aver fatto 5-0 in Svizzera, quindi sono più che soddisfatto del mio risultato. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero che lo abbiate apprezzato. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere like e a condividerlo. Grazie per la visione, alla prossima.